my bones telling me it's right. It's so different. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi vi mostro un progetto che brilla tantissimo ed è molto elegante. Prima di andare a vedere quello che ci serve per questo bellissimo progetto, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate. Quindi mi raccomando, non perdetele di vista e potrete come al solito scegliere tra le varie tante tonalità del cordino proposto, che in questo caso è questo bellissimo cordino Lurè targato Borgo dei Pazzi completamente in lurex. Guardate, è davvero molto particolare. Quindi il kit è composto da 2 rocche di Lurè, ognuna è 150 grammi, una coppia di manici, questi qua in metallo, poi 2 moschettoni e della catena. Come uncinetto utilizzerò il numero 5, ma potete dal 4 al 6 utilizzare quello che vi sembra più congeniale per il vostro tipo di lavorazione. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione partendo da un anello magico che blocchiamo con una catenella e all'interno andiamo a creare 14 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ed infine l'ultimo 14. La codina ce la spostiamo da questa parte perché questo sarà il retro del nostro lavoro. Quindi prendiamo la prima maglia effettuata, maglia bassissima e una catenella, poi questo lo stringiamo per bene anche dopo e poi lo blocchiamo. Adesso cosa faremo? Alterneremo punto nocciolina, punto basso, eccetera. Quindi iniziamo col primo. E cosa facciamo? Nello stesso punto andiamo a creare la nocciolina che è formata da 3 maglie alte chiuse a metà. Mi fermo qui, faccio anche la seconda, sempre chiusa a metà, ed anche la terza. Cosa faccio? Chiudo tutte le asole, una catenella e nel punto seguente invece creo una maglia bassa. E così abbiamo creato la nostra prima nocciolina. Si prosegue un'altra volta, punto successivo, punto nocciolina, prima maglia alta chiusa a metà, seconda maglia alta, terza maglia alta. Le mie solite 4 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte assieme, catenella e punto basso nel punto basso seguente. Vedete? Ve lo faccio rivedere ancora una volta, quindi primo punto alto chiuso a metà, facciamo il secondo, il terzo, chiudiamo tutto, catenella e nel punto successivo creiamo un punto basso. Vedete? Questo è il risultato. Questo poi noi lo stringiamo quanto più possibile e andiamo a incastrare da questa parte, che sarà il retro, il nostro filo, così questa parte non si allargherà più. Quindi completiamo questo giro e ci rivediamo per vedere come eseguire il giro successivo. Ho realizzato l'ultima nocciolina, mi rimane l'ultimo punto sul quale vado a fare una maglia bassa e poi la maglia bassissima, vedete, la vado a fare al centro della nostra nocciolina. Faccio passare il filo e chiudo con una maglia bassissima ed ecco che il primo giro è completato. Faccio una catenella, volto il lavoro e adesso noi che cosa dobbiamo fare? Creare sotto queste maglie delle maglie basse. Allora, normalmente quando lo facciamo a pannello, il giro di ritorno sul punto nocciolina non si esegue mai il punto basso qui al centro della nocciolina, ma siccome dobbiamo andare ad allargare il lavoro, in questo caso lo facciamo. E adesso ve lo mostro. Allora, qui facciamo una maglia bassa. Vi potete aiutare anche girando il retro del lavoro
dove si vedono in modo evidente le nostre maglie. Quindi qui al centro della nocciolina lo facciamo, così creiamo l'aumento, poi qui quest'altro punto, perché poi basta girarlo e si vede, e nuovamente sul punto nocciolina. Vedete? Se noi lo giriamo leggermente non abbiamo dei dubbi, perché dobbiamo acchiappare la maglia sottostante. Vedete? Io lo giro e controllo di fare il punto giusto. Quindi lo faccio tutto e ci rivediamo per fare il secondo giro a punto nocciolina. Allora, siamo arrivate alla fine del giro, facciamo una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata, una catenella e rivoltiamo il lavoro perché dobbiamo ripetere il giro con le noccioline. E sul primo punto cominciamo subito, quindi facciamo la prima maglia alta chiusa a metà, facciamo anche la seconda e la terza, quindi non cambia la lavorazione del punto nocciolina. Poi le chiudiamo tutte insieme, facciamo una catenella e sul punto successivo la nostra maglia bassa. Nuovamente punto successivo nocciolina, quindi le nostre 3 maglie alte chiuse a metà, che poi chiudiamo tutte assieme, catenella e nuovamente una maglia bassa sul punto successivo. Lo faccio rivedere un'altra volta, quindi prima maglia alta chiusa a metà, seconda, terza, le chiudo tutte, faccio una catenella e nuovamente il punto basso sul punto successivo. E questo sarà il nostro risultato. Adesso noi facciamo un totale di 4 giri a punto nocciolina, quindi facciamo 1, 2 e altri 2 e ci rivediamo per vedere come creare il giro dei punti bassi per evitare troppi aumenti. Ho completato quindi 4 giri a punto nocciolina. Qui adesso siamo nella parte del ritorno dove dobbiamo fare il nostro solito giro a punto basso, ma stavolta con una differenza. Se continuiamo a fare sempre tutti questi punti bassi uno per uno, questo tondo comincerà a creare delle onde perché ci saranno troppi aumenti. Quindi solo in questo punto e in un altro che poi vi farò vedere appena ci arriviamo, cosa faccio? Inizio quindi a lavorare i punti bassi sottostanti, ad eccezione del punto basso che sarebbe quello del centro della nostra nocciolina, quindi non si andrà a fare per questo giro. Quindi noi praticamente per ogni nocciolina qui questo punto non lo dobbiamo lavorare, quindi esattamente come quando lavoriamo il punto nocciolina a pannello. Quindi questo lo salto, vado in quello seguente, anche quello successivo. Poi vedete, questa è la maglia che dobbiamo saltare e continuiamo in questo modo. Un po' il lavoro si restringerà, ma non appena andiamo a creare gli altri 2 giri appunto nocciolina, tornerà il lavoro bello piatto. Io ho fatto delle prove, appunto mi sono accorta che in questo modo rimane perfetta. Quindi vedete, io questo per ora lo sto saltando. È solamente in questo giro al momento, quindi facciamo questo e andiamo a creare un giro, un altro giro di punto nocciolina. Ci rivediamo non appena finiamo anche il quinto giro per farvi vedere come proseguire. Ho completato anche il quinto giro di punto nocciolina, vedete? Adesso si andrà ad appiattire un'altra volta. Adesso dobbiamo fare il solito giro di ritorno a punti bassi, ma stavolta lo rifacciamo come l'abbiamo fatto all'inizio del giro, ovvero non salteremo il punto nocciolina, quindi l'andiamo ad eseguire, per cui ricominciamo con i nostri punti bassi, la nocciolina la andiamo a lavorare,
e quindi questo giro sarà come quelli precedenti, come i primi 4, per cui non saltiamo nulla, in questo modo. Vedete, la nocciolina stavolta la lavoro come abbiamo fatto nei primi giri. Quindi facciamo questo giro, facciamo anche il sesto giro di noccioline e ci rivediamo perché faremo un'altra volta ancora l'ultima diminuzione. Ho completato anche il giro, ho fatto la catenella, volto il lavoro e adesso vedete ho creato quindi 6 giri appunto noccioline dove 1, 2, 3, 4 non ha subito variazioni tranne dopo il quarto giro di punto nocciolina. Nel giro di ritorno abbiamo creato la diminuzione, ovvero non abbiamo creato il punto basso sulla nocciolina. Poi abbiamo fatto questo col suo giro di ritorno normale e il sesto giro. E anche qui per l'ultima volta andremo a creare le diminuzioni, ovvero non andiamo a lavorare la nocciolina, quindi non andiamo a creare quindi una sorta di diminuzione. Quindi si salta, si va avanti esattamente come avevo mostrato prima, in questo modo. Quando arriviamo a questo punto, chiudiamo con maglia bassissima, catenella, voltiamo il lavoro e facciamo l'ultimo giro di noccioline e poi l'ultimo giro di ritorno. Invece nell'ultimo andiamo a lavorare tutti i punti, compreso la nocciolina. Quindi finiamo questa parte del pannello e vediamo come proseguire. Il pannello è praticamente completo, manca soltanto creare il laterale, quindi in sostanza sono 7 giri di noccioline, le prime 4 senza nulla di particolare. Dopo aver fatto il quarto giro, quello di ritorno, abbiamo visto che sulla nocciolina non si esegue il punto basso per evitare che il lavoro si allarga, questo invece l'abbiamo fatto regolarmente. Arrivato qui abbiamo fatto la stessa cosa, quindi non abbiamo creato il punto basso, parlo del ritorno ovviamente, sulla nocciolina. Invece l'ultimo giro e il giro di ritorno l'abbiamo eseguito lavorando anche il punto basso sulla nocciolina. Fatto questo, io mi sono lasciata 10 punti, ho staccato il filo perché adesso poi mi riaggancio. Ho lasciato questi 10 punti che ci serviranno per inserire il manico. Io vi faccio vedere già l'altro pannello pronto. Quindi mi sono lasciata questi 10 punti e vi farò vedere che tramite lo stesso uncinetto lo andiamo a cucire. E qui ho già creato il laterale. Vi mostro come fare, è davvero molto semplice. Riprendiamo il nostro filato, facciamo un cappietto sempre con lo stesso uncinetto. Allora partiamo dal punto successivo a dove c'è questo marcapunti e il primo giro che finirà da questa parte lo andiamo ad eseguire in costa, mentre gli altri due normali. Quindi anziché tutte e due le asole prendo solo quella esterna e creo punti bassi. Nel frattempo vado anche a bloccare la codina. Non devo fare né aumenti né diminuzioni, ma semplicemente lavorare i punti bassi sottostanti in questo modo. Sempre in costa questo primo giro. Cosa faccio? Lo faccio tutto e finisco qui prima del marcapunti. Arrivata a questo punto, sempre in costa, faccio una catenella, volto il lavoro, riparto con punti bassi normali e questo sarà il mio secondo giro. Arrivato qui, catenella, rivolto il lavoro e completo il terzo giro. Quindi fatto questo noi ci rivediamo non appena siamo arrivate qua, quindi completando i 3 giri e andremo ad inserire il manico. Ho completato quindi i 3 giri, mi ritrovo in questo modo. Adesso dobbiamo andare a inserire il manico in questi 10 punti. Lo mettiamo in questo modo, partiamo dal primo punto e sul primo punto faremo 2 punti bassi
e uno in tutti gli altri, tranne nell'ultimo che ne faremo altri 2. E così il nostro manico sarà ben fissato. Vedete, qui ancora ne ho, quindi procedo fino all'ultimo punto, controllo che sia tutto giusto, abbiamo gli ultimi 2, quindi faccio il penultimo e nell'ultimo faccio la stessa cosa, cioè 2 punti bassi, in maniera tale che viene fissato per bene. E per ultimo vado a fare un punto bassissimo sull'ultimo punto che abbiamo realizzato, ed ecco che anche questo manico è fissato. Poi tagliamo il filo e lo andiamo a nascondere, vedete? Quindi adesso cosa faccio? Metterò i 2 pannelli uno vicino all'altro, li comincio a legare in maniera tale che poi così sarà più facile farvi vedere la cucitura. Ho assemblato i 2 pannelli, vedete? Li ho momentaneamente legati in questo modo e praticamente io cosa ho fatto? Ho lasciato 8 punti da questa parte e 8 da questa per avere un minimo di apertura. Quindi mi sono agganciata con un nodino qui all'interno della lavorazione, ho preso un bel po' di filo lungo e io praticamente dal 9° punto inizio a fare questo tipo di cucitura che adesso vi faccio vedere. Prenderò tutte e 4 le asole, vediamo se riesco a mettere bene a fuoco, perfetto. Allora, tutte e 4 le asole, faccio passare il nostro filato e sempre da questa parte ripasso in questo modo, così esteticamente è molto carina come cucitura, ma nello stesso tempo, perché dobbiamo tirare per bene, sarà ben fitta. Quindi vedete, sempre dallo stesso verso. I punti sono gli stessi per ogni pannello, perché abbiamo appunto fatto 2 pannelli identici, vedete? E si procede per tutta la circonferenza, quindi fino a questo punto, e dobbiamo andare a cucire. Praticamente questo lo lasciamo libero e questo sarà il nostro ultimo punto. Come ultima cosa, poi dopo che abbiamo effettuato le cuciture, andiamo a inserire questi moschettoni da questa parte. Vi faccio vedere più o meno come andranno messi. Chiaramente adesso è una prova per farvi vedere, in questo modo, dove poi andremo ad agganciare la tracolla. Quindi completiamo la cucitura e ci rivediamo a borsa completa. Guardate quanto luccica questa borsa, secondo me è davvero molto particolare ed elegante. Il kit sarà in sconto del 30% su gomitoli.com nelle date indicate e avrete la possibilità anche di scegliere tra le varie tonalità di questo meraviglioso cordino Lurè. Misure finali circa 24 di diametro e 4 cm di profondità, e ho utilizzato dei 300 grammi che trovate nel kit, perché sono 2 rocche circa 220 grammi, quindi vi rimarrà un po' di cordino per creare magari qualche piccolo accessorio. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.